Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vediamo sempre della Lightricks una nuova applicazione che si chiama Motion Leap. Motion Leap esiste sia per sistemi Android che per sistemi iOS. Apriamo l'applicazione e la troviamo già con un progetto di base inserito, però noi vogliamo farne uno da zero per vedere un attimino tutte le funzionalità dell'applicazione. Quindi selezioniamo nuovo progetto, andiamo a selezionare un'immagine e selezioniamo la nostra immagine che stiamo utilizzando in questi giorni con questi programmi. Cosa fa Motion Leap? Motion Leap fa una serie di cose straordinarie dal punto di vista dell'effetto grafico. Allora, vediamo, abbiamo la nostra immagine, per esempio possiamo aggiungere degli elementi. Qua abbiamo una serie di elementi che possiamo selezionare, vedete a secondo di quello che selezioniamo possiamo trovare vari tipi di elemento e quindi poi inserirli. Per esempio qui abbiamo un albero di Natale, se volessimo, ingrandiamo un attimo, aggiungiamo un elemento, per esempio queste due palline qua. Una volta aggiunte le palline, noi possiamo vedere subito che effetto ci dà la pallina che abbiamo aggiunto. Clicchiamo su play, vedete qua a destra, play, e vediamo che le palline si muovono come spinte dal vento. Perfetto, quindi spingiamo in giù la barra delle cose, possiamo aggiungere anche un altro oggetto in movimento. Per esempio, possiamo aggiungere un effetto che mi interessa, potrebbe essere anche questo effetto qua. Allora io lo sposto dal tombino e lo ingrandisco e lo sposto sul tombino. Facciamo play e sembra che esca una fiamma dal tombino. Oh, no, aspetta, mi si è mosso dal tombino. Perfetto, ed ecco che noi abbiamo sia le palline che si muovono qua, sia il fuoco che esce dal tombino. Quindi una volta che noi abbiamo applicato questi nostri effetti, possiamo fare in alto a destra esporta e quindi salvare come video, come live photo nel caso di sistemi iOS, come GIF, oppure salvarlo direttamente su Instagram. Così avrete una foto animata. E qua abbiamo fatto questo tipo di animazione, però ovviamente non è l'unico effetto che abbiamo. Questi erano gli elementi, andiamo a vedere i sovrapponi, noi possiamo sovrapporre per esempio della pioggia, possiamo sovrapporre delle farfalle, qua noi abbiamo sempre la possibilità di rendere con questo cursore più o meno opachi gli effetti che applichiamo. Quindi una volta aggiunto in questo caso per esempio la pioggia, se noi diamo il play, vedete che vediamo la pioggia, il fuoco e le palline che si muovono. Possiamo aggiungere invece che la pioggia delle bolle di sapone e quindi vedere le bolle di sapone spinte dal vento. Possiamo aggiungere una luce, dei fiocchi di luce che scendono. Ne abbiamo anche qua veramente un'infinità di cose da selezionare. Questo forse è più natalizio, queste stelline che salgono al cielo, eccole lì. E quindi si aggiungono effetti su effetti. Vediamo invece se mettiamo della nebbia, qua una nebbia a metà, ecco io metterei questa nebbiolina a metà. Bene, questi sono gli effetti, vedete come si vedono nella nostra immagine, rimpiccioliamola un po', e qua siamo agli effetti. Poi abbiamo un movimento
3D, quindi abbiamo alcuni effetti di movimento 3D, per esempio qua abbiamo delle farfalle, vedete? Cioè vi si muove l'immagine come se fosse tridimensionale. Qua col cursore noi possiamo sempre selezionare quanto vogliamo rendere tridimensionale la foto. Bene, togliamo il movimento 3D. Qua abbiamo un bit loop, cioè noi abbiamo delle musiche da mettere nel caso volessimo potete anche scegliere questa cosa delle immagini che si muovono a tempo di musica. E andiamo agli effetti, sempre andando avanti da sinistra verso destra, ci spostiamo sugli effetti. Qua abbiamo anche qua una serie di effetti particolari. Per esempio noi possiamo mettere questo effetto che colora il fumo in queste varie opzioni. Oppure abbiamo questo effetto che fa evaporare l'albero in pezzettini, e anche qua ne abbiamo guardate qua, addirittura diventano stelline di Natale, vedete? E quindi abbiamo anche questo effetto dell'albero che si apre in stelline di Natale. Poi abbiamo il cielo, per esempio in una foto che ha il cielo come questa, e guardate qua la potenza di questa applicazione. Noi selezioniamo un cielo e lui ha già selezionato e scontornato il cielo e messo l'effetto. Wow, è veramente spaziale. Ecco qua un altro effetto del cielo, e via via possiamo muoverci nei vari effetti. Sicuramente essendo una foto notturna serale conviene mettere un qualcosa di notturno o serale. Oh, anche questo guardate che effettone. Oppure possiamo mettere anche un bel temporale o un'aurora boreale, come in questo caso, oppure un tramontone, e via e via e via e via, come più ci aggrada. Mettiamo questo cielo stellato che si muove e torniamo fuori dal cielo. Abbiamo l'acqua, poi se avete l'acqua potete mettere i vari movimenti d'acqua. Poi abbiamo la possibilità di mettere un'animazione. Qui con geometria, ancoraggio e geometria, tracciato, ancoraggio e geometria, voi potete fare vari tipi di animazione. Per esempio, se noi selezioniamo tracciato, selezioniamo l'omino e mettiamo un tracciato così, vedete che si sposta l'omino con tutta l'immagine. Allora, se non vogliamo che si sposti l'omino con l'immagine, facciamo dei punti di ancoraggio. Per esempio ancoriamo qua, ancoriamo qua, ancoriamo qua, ancoriamo qua, ancoriamo qua e ancoriamo tutta la parte qua. Vediamo adesso cosa succede. Vedete che si muovono solo le gambine dell'omino che sembra che scivola in avanti. Quindi poi potete variare anche la velocità, o bloccare, frizzare l'immagine e il resto, o fare un loop. Quindi abbiamo visto tutto quello che serve di questa applicazione. Poi abbiamo regola, e ovviamente regoliamo la luminosità, il contrasto, la saturazione, eccetera. Finito questo, in alto a destra andiamo su esporta e possiamo a questo punto esportare anche selezionando i vari formati a seconda del social su cui vogliamo esportare o del formato che vogliamo esportare. Per Motion Leap è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere. Nei prossimi video vedremo anche dei tutorial per come utilizzare le varie
opzioni, le varie possibilità di questa applicazione. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti quanti. Ciao da Ermanno.